Eccoci qua, buonasera a tutti. Siamo al 20 di giugno 2021. Mi sentite? Fatemi un cenno se mi sentite forte e chiaro. Eccoci qua, buonasera, sono le 9 in punto, le ore 21. Vedo che siamo già tantissimi, eccoci qua, e sto vedendo già dei nomi noti. Quindi intanto buonasera Liv, che sei stata la prima. È un po' presto, ma sono sicuro di essere in collegamento. Quindi buonasera. Eccolo qua, ciaone da Trento. Ciao, buonasera Anna, buonasera. Marta Cesarini, buonasera, è pronta anch'io. Maria Grazia Grossi, sì, buonasera. Gabriella, buonasera. Morgana, buonasera. Lotta, buonasera. Fiore di Loto, buonasera. Cristina, buonasera. Luisa, buonasera. Moira, buonasera. Sonia, buonasera. Fatima, buonasera. Che la nostra Fatima l'ho vista direttamente su Rete 4 anche, quindi buonasera Fatima. Sei famosissima anche in diretta nazionale. Patrizia Perozzi, buonasera. Aurelia, buonasera. Dea Bea, buonasera. Michela, buonasera. Mauro, buonasera. Quanti siamo? Quanti siamo? Linda, buonasera. Siamo già una sessantina. Ecco qua. Stefi, buonasera. Come dire, buonasera a tutti allora. Faccio prima. Buonasera a tutti voi. Grazie per essere qui anche questa sera. Legge d'attrazione, il salotto virtuale. Ormai è diventato un appuntamento mensile fisso, quindi grazie per essere qui con me anche questa sera. 10 giorni e arriviamo anche a luglio, quindi preparatevi. Rosy, buonasera! Non fondere, dai, ti prego. Antonietta, buonasera. Buonasera, ciao. Paola, buonasera. Quanti siamo? Mi fa un piacere immenso. 104 persone, 110. Che dire? Intanto buona estate, sicuramente vi dico questo. Siamo tutti in zona bianca, quindi momento di, diciamo, di libertà e felicità. Stiamo sempre un pochino attenti comunque. E piano piano iniziamo. Io avevo fatto una domanda sul canale per se avevate qualche argomento preferito per la serata. Ho ricevuto poche risposte, però mi fa molto piacere poter chiarire questi dubbi. Fabio, buonasera, ciao a tutti. Che dire? È un piacere intanto essere qua per me, è un grande piacere, un grande onore, come sempre. Creare con Tommy, ciao, buonasera, ciao. Lidia, buonasera. Poi una volta mi hanno brontolato, mi hanno detto guarda sei stato troppo sui saluti iniziali, quindi sii più breve sui saluti iniziali. Cercherò, però è un piacere salutarvi, quindi per me è un grande onore, come ho detto molte volte, un onore e un piacere. E che dire, io piano piano aspetterei di arrivare almeno a 200 persone prima di iniziare la serata vera e propria. Questa sera la volevo improntare sulle sincronicità, anzi, parliamo un po' al plurale. Molte persone chiamano la sincronicità casualità. È stata una casualità quando? È stata una casualità quando? Mentre stasera voglio dare questo termine, voglio elaborarlo un pochino e chiamarlo sincronicità e vedere se istintivamente esce qualcosa di nuovo. Grazie Isabella. Allora, come anteprima vi dico che da stasera solamente chi è iscritto al canale potrà commentare. Quindi se non riuscite a commentare vuol dire che non siete iscritti al canale YouTube. DNA Health è un canale gratuito, rimarrà sempre gratuito, però appunto per il commento di questa sera per le live serve e servirà l'iscrizione al canale. Quindi se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Eccolo qua, vediamo. 178, ci siamo quasi, si aumenta molto rapidamente e quindi molto presto inizierò anche con la mia spiegazione. Roberta, buonasera. Clara, buonasera, ciao. Vediamo. Buonasera a te. Buonasera a tutti e a te Lorenzo. Bertilla, non mi chiamo Lorenzo. Se cerchi Lorenzo probabilmente è su un altro canale, non è questo. Qui siamo su DNA Health.
Pina, buonasera. Eccola qua. Cinzia, buonasera. Ludovica, buonasera. Roberta, buonasera. Buonasera Antonella. Lidia, buonasera. 183 persone. Qui mi tocca iniziare presto, eh. La diretta scorsa, se non sbaglio, ho iniziato un pochino verso le 9:10, ma stasera avete fretta, magari avete anche un po' caldo, non so. Qui da me è veramente una temperatura molto piacevole, ho la fortuna di vivere diciamo, in montagna, mezza montagna, quindi la temperatura la sera un pochino scende, un pochino cala e si riesce veramente a stare benissimo. Buonasera, buonasera The Love Witch, buonasera Morena, buonasera. Ci siamo tutti o via? Buonasera. Allora dai, iniziamo. Inizio subito a corrispondere a qualche domanda che mi è stata fatta sul canale prima di questa diretta. Si chiama Fabrizio? No, non mi chiamo neanche Fabrizio. Allora, il mio nome non è pubblico sul canale e per adesso non lo pubblicizzo, quindi non mi chiamo Fabrizio, non mi chiamo Lorenzo, non mi chiamo Mario, ecco, tanto per fare qualche esempio, appunto. Allora, vediamo, sul canale iniziamo con la prima domanda. Allora, prima di farmi voi le domande stasera in diretta, faccio questa piccola presentazione e poi vedremo, ok? Allora, scusa, avendo avuto la notifica sono iscritta. Filomena, non te lo so dire. Se puoi commentare vuol dire che sei iscritta comunque, quindi sì. Eccoci qua. Qui in Puglia ci stiamo sciogliendo, lo so, lo so, ho degli amici che mi hanno detto più o meno la stessa cosa. Ecco qua. Partiamo subito. C'era una domanda di Joe Elena, vedo. Buongiorno, grazie per il tuo canale, ho 3 domande molto precise. Allora, se creiamo noi la nostra realtà con i nostri pensieri e i nostri credo, è possibile prevedere il futuro, ad esempio guardando video dei tarocchi per ogni zodiaco? È meglio smettere? Con questi tarocchi dello zodiaco non si blocca ciò che vogliamo manifestare? Allora, intanto lo zodiaco è una cosa molto precisa, i tarocchi comunque sono, sì, ci sono anche tarocchi zodiacali, però c'è un po' di differenza. Non sono un esperto né di tarocchi né di zodiaco, anche se ho amici che lo fanno di lavoro. Diciamo che sul discorso astrale, quindi le nostre stelle, diciamo, la nostra data di nascita che poi ci fa arrivare sulla Terra qua in un determinato momento preciso, sicuramente ci aiuta in determinate cose, ci definisce determinate cose. Però dire che comunque lo zodiaco ci deve tenere fermi o in movimento a seconda di quello che dice la persona che legge il nostro zodiaco mi sembra un po' limitante. In sé ho persone che ci credono follemente e realmente molte cose avvengono, però bisogna anche vedere se non è un'autoattrazione. Ecco, lo zodiaco mi ha detto che sarò fortunatissimo, conoscerò una persona, questa persona esce, incontra altre 200 persone e si autocrea magari il suo segno zodiacale, ecco, quindi può darsi anche una cosa del genere. E questo è quanto, quindi lo zodiaco sicuramente può fare da supporto, sicuramente può diciamo vedere a grandi linee a cosa possiamo ambire, quale può essere la cosa più facile, più veloce da dove arrivare, però sicuramente non deve essere sto fermo sul divano, aspetto il mio giorno fortunato e seguo lo zodiaco, ecco questo no. Ho un carissimo amico che una volta mi disse non cerco lavoro perché i miei astri sono contrari. Non cerco lavoro perché i miei astri sono contrari. Ok. E questo ragazzo che tuttora è disoccupato non cerca un lavoro perché da 2 o 3 anni, ora non ricordo quando, gli astri sono contrari. Ecco, questo è un pochino eccessivo magari. Poi vediamo. Allora, The Love Witch, io sono esperta di tarocchi, dipende dall'approccio con cui si sente la stessa delle carte.
Certo, poi comunque c'è sempre un'interpretazione, ci sono tante cose, però ripeto, basarsi sullo zodiaco per non creare comunque la propria vita mi sembra un pochino poi eccessivo. Poi, quando ripeto un credo oppure un mantra, che emozioni devo avere per ripetere? Perché quando ripeto mi sento più arrabbiata, triste, più penso come può accadere, è impossibile. Ok, non è scritto molto bene, comunque sicuramente se ripeti un mantra o qualsiasi cosa serve lo spirito giusto. Ricordiamoci che le nostre emozioni guidano anche i pensieri devono guidare le emozioni e le emozioni sono la nostra vibrazione anche. Se sei arrabbiata io credo che purtroppo attrarrai altra rabbia, funziona un po' così con la legge d'attrazione. Poi, terza domanda, sempre di Joelena, era ogni tanto quando mi sento compro un gratta e vinci, ma nemmeno in quello vinco assolutamente nulla. Che mentalità devo avere per vincere gratta e vinci? Mentalità di vincere appunto. Quindi queste sono domande abbastanza, diciamo, difficili anche a cui rispondere. Se io vado dicendo non ho mai vinto niente, butto via soldi, sicuramente vai a buttare via soldi. La mentalità deve essere quella della legge d'attrazione. Ciò che pensi, dove punti il tuo faro, la tua energia, attrai. Quindi sii consapevole di ciò che stai chiedendo più che altro. Ecco qua. Lorenzo, voglio farti una domanda su come riuscire a fare il canale YouTube che spacca. Non mi chiamo Lorenzo, quindi non risponderò alla tua domanda, mi dispiace. Allora, vediamo. Allora, salotto virtuale. Vi chiedo la gentilezza di non farmi domande adesso. Faccio una piccola presentazione sulla serata, legge d'attrazione e sincronicità. Quando avrò finito la presentazione, ecco, vi chiedo di fare le domande, appunto. Quindi per adesso non riesco più di tanto neanche a leggervi. Lo so, football, era una battuta, ho capito, dai. Quindi, legge d'attrazione e sincronicità. Vediamo. Fatima, ti ringrazio. Questa l'ho letta. Ho visto un sacco di fiori e cuori e ho detto, mi sono girato e eri te. Quindi, grazie, è un privilegio anche per me. Quindi, l'ho detto molto spesso e continuo a ripetere, per me è un onore essere qua comunque. Allora, cosa sono le sincronicità? Sincronicità è un esempio, vi faccio subito un esempio della mia vita. Voglio imparare a suonare la chitarra. Questo è stato una specie di desiderio, pensiero, mettiamola così, perché fondamentalmente è un pensiero. Avevo la necessità, la voglia, l'idea di imparare un nuovo strumento e iniziai col pensare di voler iniziare a suonare la chitarra. Ovviamente non avevo fatto niente per cercare un maestro, per cercare una struttura. Vado a parcheggiare in un parcheggio, mi sembra di un supermercato, adesso non ricordo, si parla di diversi anni fa. Mi bussa al vetro il ragazzo di colore che gestisce carrelli. Io lo chiamo il ragazzo di colore che gestisce carrelli, ognuno ha il suo lavoro. Mi bussa al vetro, abbasso il vetro e gli faccio, guarda, mi dispiace, non ho spiccioli. Era vero poi, fondamentalmente. Questo un po' scocciato, dai amico, fame, famiglia, eccetera, eccetera, lasciami... no, guarda, mi dispiace, non ti posso aiutare. E lui, in maniera abbastanza maleducata, prende e mi lancia dentro un volantino, per dire. Solo dopo ho guardato il volantino, era realmente un volantino di corsi di musica con chitarra, maestro XY, che oltretutto, insomma, era quello che chiedevo. Per dire, questa per me è stata una sincronicità dove ho chiesto comunque in maniera mentale, in maniera spontanea di imparare a suonare la chitarra e la sincronicità ha voluto che questa persona mi tirasse in macchina, ripeto in maniera molto sgarbata, questo volantino. Quindi per dire, questa è stata una sincronicità, è stato un fine per raggiungere il mio scopo. Quindi le sincronicità sono altro che questo. Qualcuno vive con la casualità,
mi è successa questa coincidenza, mi è successo questa casualità. Ecco, quando inizia a diventare un pochino troppo precisa questa coincidenza, questa casualità, forse ce la siamo tirata noi con la nostra legge d'attrazione. Quindi il termine che va utilizzato, il termine più corretto sarebbe sincronicità. Sincronicità è la stessa cosa di come quando vi ho fatto fare l'esercizio dei 30 giorni, legge d'attrazione pratica per attrarre dei soldi in maniera casuale, quindi sul canale YouTube trovate il video dove dico ogni mattina per 3-4 giorni alzatevi, sono fortunato, mi sento bene perché oggi riceverò dei soldi, troverò dei soldi, eccetera, eccetera. La sincronicità di trovare 10 euro a terra magari, perché l'avete chiesto. Ecco, questa è una sincronicità. E quindi fondamentalmente la sincronicità per portarvi al vostro scopo, al vostro desiderio. Quindi anche lì ho ricevuto molti messaggi che mi hanno detto: sì, ho trovato 5 euro a terra, secondo te è una casualità? No, visto che li hai chiesti non è una casualità, è una sincronicità sicuramente. Quindi è questo. Roberta, 20 centesimi, infatti, è una sincronicità. Poi ci sono quelle sincronicità un pochino più complesse, ovvero voi desiderate qualcosa di un pochino più sostanzioso, magari un lavoro nuovo per esempio. Questo è successo diverse volte. E chiedete questo lavoro e magari vi capita prima di, come è successo a me magari, di trovare un corso, da fare un corso. Fate il corso e durante il corso incontrate una persona, diventate amico di questa persona o amica e questa persona casualmente ha un'azienda che sta cercando personale. Ecco, qui ci sono 2-3 sincronicità che hanno permesso la realizzazione del desiderio, appunto. Quindi fondamentalmente uno dice: ma io ho chiesto un lavoro e magari il lavoro non arriva, no? È normale dire: ma cavolo, l'ho chiesto oggi, lo voglio. Se tutto va in regola, quindi io parlo come se ci fosse già molta esperienza, quindi esperienza sul ricevere, non sulla mancanza, non sulla paura di non ricevere. Quindi quando siete dei buoni attrattori vi arriveranno queste casualità, queste sincronicità e basterà vederle, coglierle e seguire il flusso alla fine, perché sarà un seguire il flusso. È un po' così. Quindi questo è un altro esempio di sincronicità. Qualche giorno fa una ragazza mi ha detto, mi ha fatto l'esempio di una sua sincronicità. Non faccio nomi, e mi ha detto: guarda, ho fatto una meditazione su una persona specifica, una persona che non ho modo di, diciamo, di conoscere al di fuori di una determinata situazione. Casualmente, e specifico la parola casualmente, sono passata davanti a una via e lui all'incrocio ci siamo proprio incrociati a uno stop. Quindi ci siamo guardati all'incrocio di questa via. È una casualità. Il giorno prima avevo fatto una meditazione su di lui. Anche questa è una sincronicità, sicuramente è una sincronicità. Quindi fondamentalmente, ecco, quando si vedono che sono talmente palesi, bisogna riconoscerle, bisogna aumentare la nostra fede quando si vedono queste sincronicità verso la legge d'attrazione. Più sincronicità riuscite a vedere e più la legge d'attrazione funzionerà velocemente, perché prenderete maggiore confidenza, maggiore fede, maggior sicurezza con la pratica. Infatti è questo. Poi bisogna anche vedere queste sincronicità, bisogna coglierle, bisogna seguirle, altrimenti non si ottiene niente. In molti mi dicono: ho fatto i mantra, non è cambiato niente. Allora, qualcosa sicuramente è cambiato, almeno nella mente, quello sì. Però magari viene fuori che ci sono state delle sincronicità non prese, non seguite. Una volta ho parlato con un mio cliente, questo cliente non c'entra niente con la legge d'attrazione, però
è la stessa cosa, fondamentalmente quello che dico anche ai miei clienti sono giochi mentali che possono servire a vivere meglio e gli facevo, guarda, lui è disoccupato, vuoi continuare, vieni da me, io ti aiuto più che volentieri, pensa come se tu stessi già lavorando. Lui mi faceva sì sì no ma io ci penso, infatti continuo a fare i miei aperitivi, continuo a venire da te in studio, faccio questo, faccio quell'altro, continuo a spendere i miei soldi come se stessi già lavorando e mi riesce, dice mi funziona bene, la mattina anzi mi vesto bene, ecco, cerco di curarmi come se stessi andando in ufficio. Mesi dopo torna e mi fa no guarda non succede niente, non si sblocca niente nonostante mandi curricula. E poi viene fuori invece, parlandoci, che l'avevano chiamato a un lavaggio auto, e aveva rifiutato. Dice no, io per 6,50 € l'ora non mi muovo. Cercavano un cameriere vicino alla sua zona. No, 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 io il cameriere mi vergogno, non riesco, non posso, non faccio. Quindi fondamentalmente poi sì, è una persona di un certo livello, di un certo tipo, però ha chiesto lavoro e il lavoro gli era arrivato. Non ha seguito, diciamo, quello che gli stava arrivando. Probabilmente, non so, qualche tipo di blocco, però da cosa spesso nasce cosa. Quindi anche lì seguire un po' il flusso, seguire cosa succede e vedere l'evolversi delle situazioni. Quindi è questo. Maria Grazia, infatti, a me capita di pensare a delle persone che non vedo da tempo e dopo qualche giorno le incontro. Qui siamo tra legge dell'attrazione e messaggi telepatici, ecco, è proprio un misto questo, quindi è fantastico. Allora, Deborah, mi fa piacere, mi fa molto piacere, cioè non ho mai commentato, ho sempre seguito con piacere. Ho fatto e seguito un po' scettica, in verità, ho provato e devo dire che da tempo aspettavo una chiamata ed è arrivata ieri. Mi fa piacere. Poi, naturalmente, eh, bisogna essere anche un po' bravi, controllare i propri pensieri, riuscire a gestire tutto il fatto della paura, della mancanza, perché altrimenti si attirerà ciò che sentiamo dentro, la paura di non riuscire, ecco, non si riesce a fare le cose. Se c'è la mancanza di un'attrazione, arriverà altra mancanza. La legge dell'attrazione conferma sempre ciò che siamo e ciò che pensiamo, ricordiamocelo. E per essere ciò che siamo bisogna anche ricordarci, agire, muoversi, seguire appunto queste sincronicità. Vi ripeto gentilmente di non farmi ora domande perché sto leggendo, ogni tanto mi cade l'occhio sui commenti, ma non sono attualmente, ecco, non rispondo, ancora qualche minuto. Quindi, ecco, legge d'attrazione e sincronicità. Quando noi diventiamo padroni della nostra vita, padroni della nostra realtà, sarà facile anche vedere le sincronicità. Con la giusta consapevolezza riusciremo a vedere queste, richiamiamole casualità, queste coincidenze. È ancora più bello, secondo me, e più facile vedere a oggi nel nostro passato. Quando magari desideravate qualcosa anche senza conoscere la legge d'attrazione, magari inconsciamente avevate un desiderio e questo desiderio si è realizzato, ripeto, anche prima di conoscere la legge d'attrazione, vedrete sicuramente le sincronicità che hanno portato alla realizzazione del desiderio. E sicuramente, scusate, mi potete dare ragione, mi potete dare conferma di questa cosa. Quindi, se volete fare un bel esercizio per casa, poi vi do il voto naturalmente, e volete vedere queste cose, ecco, pensate a qualcosa che avete desiderato tantissimo, a qualcosa che vi è arrivato nel passato e vedete, cercate di scoprire nella vostra memoria quali sincronicità sono state necessarie per crearvi quel desiderio. È questo. Quindi semplicemente è questo, bisogna essere consapevoli di quello che è accaduto anche in passato,
più vedete le ramificazioni della vostra vita e più prenderete fiducia ancora di più nella legge d'attrazione. Quindi è questo. E insomma, che dire, è bellissimo, è una sensazione bellissima. Io ho avuto tantissimi anni fa un desiderio immenso, che era quello di salire per esempio sulle navi da crociera come musicista. Ho mandato un sacco di curriculum, ho fatto un sacco di strade diverse per salire sulle navi, ma non ero pronto. Io non conoscevo all'epoca la legge d'attrazione, non la conoscevo. Non ero pronto a ricevere. Come sapete bene ci sono le 3 fasi essenziali: chiedere, attendere e ricevere. Io ho chiesto perché chiedevo comunque con il mio desiderio fortissimo. C'era anche un po' d'attesa. Fondamentalmente quando uno lascia un curriculum sa che comunque le stagioni partono mesi dopo, insomma. Però non ero pronto a ricevere. Il fatto per cui non ero pronto a ricevere, quello è descritto credo su un altro video, però fondamentalmente non ero pronto, mettiamola così. Le sincronicità che ho visto negli anni, perché oggi sono passati comunque più di 10 anni dai miei imbarchi, sono state bellissime. Persone che mi chiamavano l'amico dell'amico dell'amico che mi diceva: guarda, non posso salire a bordo, vai te al mio posto? Cavolo, è una sincronicità immensa questa. Alla prima persona dissi di no, mi ricordo, perché non potevo in quel momento specifico, e subito dopo parlo magari di 6 mesi dopo, mi richiama un'altra persona che mi disse: guarda, il nostro tasterista si è sentito male proprio ora prima dell'imbarco, ce la fai a partire te? Proprio, ecco, altra sincronicità fantastica, era un mio desiderio. Poi ripeto, il come e il quando non sono mai di nostra competenza con la legge d'attrazione, però quando sono stato pronto a ricevere, le sincronicità si sono manifestate per farmi salire a bordo della nave che era il mio desiderio. Quindi sono cose fenomenali queste. Oggi, a distanza di 10 anni, posso dire che posso rivedere queste sincronicità. Quindi è bello. Le sincronicità comunque poi ci sono anche sul negativo. Quando ci sono persone che hanno paura di fare magari un determinato incidente in macchina, persone che hanno paura di ammalarsi, persone che hanno paure varie, paure e fobie anche. Ci sono delle sincronicità molto negative che fanno avverare queste cose. Parlai tempo fa con una persona che fece un incidente in macchina, fortunatamente non grave, e mi disse: guarda, io faccio questa strada da 20 anni per andare al lavoro. Quella mattina mi venne in mente di fare un'altra strada per cambiare. Ha cambiato strada e ha fatto un incidente. Per dire, sincronicità, l'istinto gli ha detto di girare da un'altra parte e si è creata la sua sincronicità negativa. Persona che aveva paura, una grande paura di fare determinate cose, persona che ha messo tanto a prendere la patente proprio per la paura di guidare, paura degli incidenti. Quindi le sincronicità ci sono anche sul negativo, quindi bisogna sempre stare attenti, sincronicità sul positivo e sincronicità sul negativo. Imparate a riconoscerle entrambe, quindi quando fate il vostro esercizio sui ricordi, quindi pensate a qualcosa che vi è capitato in passato e notatene le sincronicità. Via via che metabolizzerete le sincronicità, prenderete più fiducia con la legge d'attrazione e prenderete più fiducia e consapevolezza nel seguire le nuove sincronicità che potenzialmente vi metterà davanti la legge d'attrazione. Naturalmente bisogna essere molto consapevoli, presenti nel nostro quotidiano. Se siamo come bandiere che vanno al vento, mi alzo, mi lavo, mi vesto, corro al lavoro, mangio di fretta, torno a casa, quindi se siamo automi, legati solo da automatismi, le sincronicità non verranno viste. Quindi è questo. Ora, un secondo solo, ripeto ancora per le domande. Non vi sto leggendo, quindi è inutile che mi continuate a fare domande visto che non le sto leggendo.
non abbiate fretta, forza. Quindi, ecco, cercate di essere consapevoli più tempo possibile nel vostro presente, il famoso qui e ora. Siate consapevoli anche delle mie parole di ora. Vi ho chiesto di non farmi domande, quindi ecco, almeno ascoltatemi nel qui e ora. Quando vi dirò, ok, adesso rispondo alle vostre domande, ecco, questo è già un esercizio, per esempio, un esercizio d'ascolto sul qui e ora. E questo è l'unico modo per vedere le sincronicità e essere presenti mentalmente e fisicamente in un posto. Se non siete presenti fisicamente e mentalmente, non riuscite neanche lontanamente poi a vedere queste sincronicità. Ora mi viene da sorridere perché continuo a vedere domande, però va bene, va benissimo. Quindi siate sempre molto consapevoli, mi raccomando. Allora, un secondo solo che voglio bere un sorso di acqua, perdonatemi. Allora, prima di iniziare a rispondere alle vostre domande, una sincronicità vostra. Leggo il primo messaggio che mi capiterà con una vostra sincronicità. Porto Venere, buonasera, ciao. Forza, forza, datemi una vostra sincronicità. Vediamo. Sincronicità qui e ora. Vediamo. Qualcuno che mi racconta di una sua sincronicità, ce l'abbiamo? So che ci vuole tempo a scrivere. Eccolo qua, io mi continuavo a dire sono fortunata e per 4 giorni ho trovato 11 quadrifoglio. Tania, può essere un'ottima sincronicità. Ariel l'ha già detto prima, purtroppo, ripeto, prima non leggevo i commenti, quindi una vincita, è una bella sincronicità anche quella. Maria, grazie a te. Ok. Sognarsi contemporaneamente potrebbe essere una specie di contatto mentale. Sì. Ok. Gisella, sì, questa è già la, diciamo, sincronicità che realizza il desiderio, quindi è una fantastica sincronicità. Il mese scorso aspettavo un bonifico in un determinato giorno, ho chiesto mentalmente una cifra diversa da quella che immaginavo. Sarebbe arrivata e mi è arrivato il bonifico maggiorato e in più, quindi perfetto. È una bella sincronicità. Patrizia, il corso fatto con te è una bella sincronicità anche quella, mi fa molto piacere. Un lavoro attraverso un'amica che passava da 4 persone. Ecco, Gabriella, questa è un'ottima sincronicità. È un pochino quello che dico io. L'amico dell'amico, però che cade a fagiolo nostro. Ne ho molte, Alessia, meno male. Questo mi fa piacere comunque perché c'è molta consapevolezza in chi riesce a vedere le sincronicità della vita, che la vita gli pone e che noi facciamo accadere le sincronicità. È questo quello che intendo dire con la sincronicità. La casualità dell'evento potenzialmente non esiste. Potrebbe essere una sincronicità. È questo. Pensavo che avresti dovuto bere e hai bevuto. Fiore di loto. Vedi? Hai sentito la mia sete. Allora, esprimere verbalmente il proprio desiderio può in qualche modo depotenziarlo? Perché? No, assolutamente no. Mi è capitato diverse volte al contrario, se lo penso solo senza dirlo poi si avvera. Dea Bea, devi trovare un tuo modo. Se pensi che può depotenziare il pensiero dirlo a voce, sicuramente lo depotenzierà. Però appunto la legge d'attrazione prende sempre le nostre credenze, quindi ti avvera sempre quello che pensi. Quindi se ti capita di dirlo mentalmente funziona, continua a dirlo mentalmente, assolutamente. Fondamentalmente io li ripeto a voce, in silenzio, ci medito, insomma, funzionano, ecco. Recca, buonasera a tutti, anche per il ritardo, buonasera.
Ho trovato 100 euro mancanti alla cifra che avevo immaginato. Perfetto, anche questa, verissimo. Allora, vediamo. Alessia, bellissimo, dovevo partire con un trentino con un mio amico, ma per il Covid non sono potuto andare. E il giorno prima anche lui partisse, abbiamo parlato dell'arte Bansky, sì. E anche la vernice rossa spesso d'opera. Appena arrivato in autogrill a Milano si è ritrovato un ritratto di 2 bambini allo stile Bansky. Proprio un secchio di tempera rossa. Infatti. Allora. Avevo una fobia in passato che alla fine ho dovuto affrontare, però in seguito si è rivelato un bene. Può essere che una sincronicità negativa porti poi a un risvolto positivo? Certo. Fondamentalmente siamo noi, con le nostre azioni e reazioni, a creare anche l'insegnamento da qualsiasi cosa. Quindi sicuramente la tua esperienza negativa ha portato ad un insegnamento che ti ha fatto evolvere, quindi sì, è una cosa bellissima. Allora, vediamo. Giovanna, ti ricordi? Sono quella che ha trovato la carta d'identità 2 ore dopo aver recitato un tuo mantra. È un caso o sincronicità? Giovanna, ho appena praticamente detto in maniera molto velata che le casualità probabilmente non esistono, ecco. Allora, come ti avevo anche raccontato, volevo tornare su Rete 4 in studio, non in collegamento. Giovedì sera visualizzazione, venerdì mattina è venuto esattamente ciò che avevo visualizzato. Fatima, questa è una fantastica sincronicità. Una sincronicità che appunto ti ha fatto direttamente arrivare al tuo desiderio, quindi fantastico. Assolutamente sì. Poi vediamo. Allora, tutto ciò che abbiamo cercato e trovato, ma credo che viene da sé, non siamo noi a scegliere. Salvo, in questo canale io cerco di dire proprio il contrario. Se non siamo noi a scegliere, ti chiederei cosa ci fai qua. La legge d'attrazione è che noi siamo a scegliere ciò che è meglio per noi. Il discorso magari che ora non ti avevo mai visto, quindi non so se sei magari nuovo, però fondamentalmente noi abbiamo conscio, subconscio e tante altre cosine che lavorano dentro di noi. Se io dicessi che le cose mi arrivano senza fare niente perché è il caso che me le fa arrivare, io mi metterei su un divano e smetterei con la mia crescita personale, smetterei con i miei esercizi, smetterei con il canale anche, smetterei di fare meditazione ogni mattina. Quindi le cose arrivano perché cerco di farle arrivare con anche la legge d'attrazione oltre che con le mie azioni. Quindi, ripeto, se sei qua e mi dici che tutto arriva a caso, ti consiglio ecco di magari ascoltare qualche altro video che ti possa far ricredere, ma ti consiglio soprattutto di fare i tuoi esperimenti, perché quando capirai facendo te stesso un esperimento, una prova e funziona, poi magari mi potrai dar ragione, però direttamente te lo dovrei fare. Allora, ho pensato qualche giorno prima, ero sicuro di aver fatto un lavoro importante per un film, poi è successo e ancora non ti ascoltavo. Non avevo mandato il curriculum, ma sapevo che potevo riuscire. Bravissimo, Johnny. È questo, una sensazione, un desiderio, qualcosa di fantastico. Allora. Tati, mi è venuto in mente che da giovane abitavo lontano dal mare e volevo tanto vivere vicino al mare e andarci a piedi da adulta. Da adulta mi sono trasferita in una città sul mare, ora ci vivo da tanti anni. Azioni e sincronicità, sicuramente. Valeria, buonasera. Non riesco a distinguere sincronicità e la legge d'attrazione. In realtà non ci ho mai creduto al destino o al caso. Allora, destino e caso, per me sono argomenti un po' ostici. E la legge d'attrazione ormai ci collaboro con la mia legge d'attrazione, con la mia mente da diversi anni, e le sincronicità appunto sono quelle che mi fanno poi realizzare i desideri alla fine. La sincronicità di trovare qualcosa, la sincronicità di chiamare una persona, la sincronicità di incontrare una persona, la sincronicità di essere la persona giusta al momento giusto. Il destino
o al caso, questa è ovviamente una mia interpretazione. Dire mi affido al destino sarebbe un po' come dire posso fare qualsiasi cosa, tanto il mio destino è già scritto. Mi metto sul divano e mangio patatine. Sì, mi piacerebbe, ma se il mio destino è, cioè, se è già scritto, allora perché crescere, perché crearsi? Ecco, è un pochino, affidarsi al destino a mio avviso è un pochino riduttivo proprio per la vita umana. Se mi affido al destino smetto di lottare, smetto di vivere. Settimana scorsa ho menzionato spesse volte il libro rosso di Jung e hai postato la storia di quel libro. Alessia, che poi è stato il mio primo, se non sbaglio, il mio primo post fatto su YouTube, quindi sì, ha anche una bella sincronicità questa, sì. Claudia, martedì ho l'esame di Stato, come posso usare la legge d'attrazione? Claudia, una domanda così mi risulta un pochino, senza critica ovviamente, di una persona che però non abbia capito cos'è e come si utilizza la legge d'attrazione. La legge d'attrazione è un faro su ciò che vuoi attrarre. Sicuramente vorrai passare l'esame con un voto altissimo, vorrai essere tranquilla durante l'esame, quindi devi guidare la tua mente verso ciò che vuoi, evitando, cancellando, saltando tutte le tue paure. Quindi è questa la legge d'attrazione. Sicuramente devi studiare, perché comunque la legge d'attrazione ti aiuta fino a un certo punto, ma se l'argomento lo devi sapere molto bene. Poi potrebbero capitare delle sincronicità positive o negative a seconda della tua mente. Se hai paura, magari ti capita anche l'esaminatore un pochino cattivello. Se magari sei fiduciosa, hai fede, sei tranquilla e sei sicura di passare col massimo dei voti, magari ti capita il tema più facile, l'esaminatore distratto e qualsiasi altra sincronicità che ti aiuti a passare il tuo esame. Ecco. Buonasera Giulia. Allora, a me funziona quando chiedo il messaggio di una persona e puntuale arriva. Angelica. Sì, Angelica Torri. Assolutamente sì. Allora. Ragazzino, ora vi dico anche, siete tantissimi a scrivere, quindi se non dovessi leggere i vostri commenti, magari scrivetemi in privato. Ricordate che io rispondo alle mail su Facebook, su Instagram, sul canale, ai commenti, ecco, quindi mi raccomando, se c'è qualcosa di importante di cui volete parlarmi, ecco, se riesco sarò lieto, ovviamente con i miei tempi, di leggere e rispondere. Poi, ma vediamo. Maria Grazia, da ragazzina volevo diventare un avvocato, ho sposato un avvocato. Potrebbe essere una sincronicità. I blocchi ti frenano, Ornella? Assolutamente sì. Infatti il canale di DNA Health è nato proprio per rimuovere alcuni tipi di blocchi. Allora, questa bellissima, Monica. Dopo 4 anni sentivo il desiderio di ringraziare una persona, ma non l'avrei cercata perché sapevo sarebbe arrivata da sé il momento giusto. Il giorno dopo è venuta a cercarmi. 4 anni senza notizie. Monica M. Bellissima sincronicità, grazie per la condivisione. Allora, Tina, da ieri mi è uscito il linfonodo sul collo e fa male. Mi farò vedere come lo posso togliere con un mantra. Allora Tina, intanto ti consiglio di vedere quel filmato, adesso faccio i filmati, quel video, il penultimo mi sembra, su le malattie e il pensiero. Quindi ti consiglio sicuramente di ascoltare quel video dove c'è un grandissimo personaggio, ecco, che va in una casa di cura per ragazzi con problemi. Quindi già lì c'è un bellissimo esempio. Poi sul canale puoi trovare comunque i mantra, le affermazioni sulla salute anche. Quindi ovviamente un tuo mantra personale dovrebbe essere qualcosa di simile a sto bene, sono in perfetta salute, mi sento benissimo, va tutto benissimo. Poi se vuoi affidarti alle meditazioni, alle visualizzazioni, anche sul canale c'è qualcosa che ti può guidare
sul respirare, per dire sulla parte che ti fa dolore, per esempio. Respirare ovviamente con l'immaginazione, però sono tutte pratiche molto molto utili. Però ti consiglio di andare a vedere quel video, fammi vedere se riesco a trovare almeno il titolo, se no te lo linko. Ecco, le malattie incurabili del pensiero si chiama. Vediamo il link, vediamo se me lo fa condividere. Incolla, vai, eccolo qua. Poi Raffaele De Luca: oggi io sono padrone della mia vita. Ma cosa si intende di preciso essere padroni della propria vita? Forse non ho capito bene il senso. Raffaele, allora, oggi io sono padrone della mia vita, te, perché se te sei padrone della tua vita, sei te che mi dovresti dare poi cosa intendere, ecco, cosa significa. Il senso è che essere padroni della propria vita vuol dire che comunque non ci si affida a un destino prescritto, non ci si affida agli altri in qualità di vita o morte, nel senso, anche per dare le responsabilità delle nostre azioni, delle responsabilità delle nostre vittorie, delle nostre sconfitte. È colpa sua se, è colpa sua quando, è colpa sua forse. Ecco, essere responsabili e padroni della propria vita è prendere in mano le redini della propria vita. Se io faccio un errore, non devo colpevolizzare qualcun altro, ma eventualmente devo imparare dal mio errore per migliorarmi. Quindi divento padrone delle mie azioni, della mia vita, errori o meno. Quindi anche questo. E essere consapevoli che magari quello che penso poi arriva. Anche questo fa parte dell'essere padroni della propria vita. Allora, è difficile riprogrammare la mente perché penso che la legge d'attrazione funzioni anche meglio. Giulia, è la stessa identica cosa, la legge d'attrazione siamo noi, è la nostra mente, quindi fondamentalmente la legge d'attrazione è quello che la mente chiede. È una domanda ecco un pochino strana. La legge d'attrazione è la nostra mente, è la nostra emozione. Riprogrammare la mente, sul canale DNA Health ci sono i mantra, le affermazioni, le afformazioni, le meditazioni. Tutti questi esercizi riprogrammano la mente. Mi scrivi il tuo gruppo Facebook? Grazie. Allora, DNA Health 432 è questo. Ora non riesco a vederlo. Allora, sognare una persona che viene a salutarti nel sogno e poi venire a sapere che ha lasciato il corpo è una sincronicità? Probabilmente ti è venuta a trovare nel sogno perché aveva lasciato il corpo, quindi no, direi di no. Nel senso, magari ti voleva venire a trovare una persona proprio, quindi però è una cosa bellissima lo stesso. Allora, ho avuto un periodo di prove, mi sentivo schiacciata da una parte, ma mi ripetevo sempre che tutto finirà, tipo mantra. Ultimamente mi sono trovata nelle stesse situazioni perché ho dovuto andare. Allora, The Love Witch, tutto finirà, ricordati sempre che tutto deve andare per il bene, non finire. Quindi stiamo attenti anche ai propri mantra che ci ripetiamo. Quando uno fa uno sforzo, per esempio, fisico, deve pensare io sono fortissimo, qualcosa del genere, non che non ce la faccio, non ce la posso, quindi state attenti anche alle parole, ai termini che usate, mi raccomando. Allora, Angelica, funziona tutto quello che ci trasmette, ma bisogna rimanere positivi e concentrati, è un impegno con noi stessi, grazie. Grazie a te. Poi, naturalmente, la giornata un pochino più debole ci può stare, però se è solo una giornata va bene. Ariel, il destino lo creiamo noi, purtroppo io attraggo spesso cose che non voglio. La legge funziona anche in negativo. Ariel, assolutamente vero, funziona soprattutto in negativo e funziona anche soprattutto in positivo quando si cambia il loop, quindi è bellissimo. Esperienza personale di qualcosa che avevo davvero si è avverato. Modi e tempi non li ho scelti io, questo volevo dire poco fa. Sì, Salvo, è così. Il come e il quando non è mai di nostra competenza, quindi ci possiamo impegnare tantissimo. Oggi voglio questo, però il come e il quando, appunto, spesso e volentieri ci deludono un po'. Allora, vediamo. Sabrina.
Altra sincronicità. Allora, Fabio, come fare ad usare la legge d'attrazione per attirare ragazze? Sembra che nonostante tutti i miei sforzi per andare a conoscerle, nessuno si interessi a me. Fabio, allora intanto ti dico che su questo canale ci sono tantissimi video sull'amore, amore in generale, su come funziona la legge d'attrazione per quanto riguarda l'amore. Amore e libero arbitrio anche. Ricordati che più ti ami, quindi più avrai autostima di te, amor proprio, e più l'amore entrerà naturalmente nella tua vita. Se te arrivi con la paura, per esempio, di essere rifiutato, attrai il rifiuto, paura di essere rifiutato. Quindi con quale pensiero ci arrivi a presentarti a una ragazza? Con quale emozione ci arrivi? Con paura o con altre cose? Ecco, quindi devi essere consapevole di ciò che hai dentro. Se sei consapevole di ciò che hai dentro e hai una buona autostima, le ragazze arrivano sicuramente. Scusatemi, bevo un altro sorso d'acqua, stasera ho un po' d'arzura, come si dice qua. Ho preso un pochino troppa aria condizionata. Allora, legge d'attrazione e sincronicità ho riscontrato vanno a braccetto. È una magia continua, divertente e a constatarla e si vive in una maniera con una consapevolezza bellissima. Monica, grazie di darmi questa testimonianza e grazie di darmi supporto. Non vedo il link sulle malattie e guarigione. Lo rilinko. Tanto dovrebbe essere l'ultimo. Eccolo qua, è appena arrivato. Comunque sul canale ci sono tantissimi, se basta scrivere mantra per la salute, per esempio. Scrivi mantra sulla salute, affermazioni sulla salute. Ne escono tantissimi, ne ho fatti tanti in questi anni di video proprio sulla salute. Allora. Linni, ho avuto 3 giorni in cui mi è capitato di tutto, sono rimasta chiusa fuori casa, un altro giorno ho montato la TV e l'ho rotta, eppure ero di buon umore sempre con il pensiero positivo. Linni, allora ricordati anche un'altra cosa, il pensiero positivo ci sta, però comunque ci sono anche delle sincronicità un pochino negative. Oggi l'hai chiesto ieri, quindi magari se è successo qualcosa c'è il rischio che magari una settimana fa eri imbestialita e poi la legge d'attrazione ti risponde con i suoi tempi, con il come e il quando dei suoi tempi. Quello che siamo oggi l'abbiamo attratto ieri, quindi non è un pensiero, non è una giornata che crea le attrazioni, è un'abitudine a creare una sorta di attrazione. Quindi Linni, qual è la tua, se sei positiva generalmente, ecco, vivila anche senza concentrarti su queste sincronicità negative, vivila come insegnamento. Se hai rotto una televisione, cosa puoi imparare da questa cosa? Ecco, vivila già in maniera diversa per evitare in futuro di riattrarre cose del genere. Allora, ho manifestazioni di sincronicità come numeri e nome che mi legano a una persona. Vorrei sapere se anche questa persona ha sincronicità. Allora, Maria, non è... Tutti si usa la legge d'attrazione, tutti usiamo le sincronicità, cioè non siamo noi. Le sincronicità arrivano tramite i nostri pensieri, quindi siamo tutti sincronizzati in qualche maniera e tutti abbiamo delle sincronicità. Qualcuno se ne accorge, qualcuno non se ne accorge, ma non è una cosa che si attiva, si spenge così. La legge d'attrazione è sempre attiva 24 ore al giorno, quindi anche se non sai che ci sia. Ciao, sono arrivato ora, ciao. Allora, Patrizia, non ti posso rispondere così, servirebbe un contesto, servirebbero tante cose, mi dispiace. Avvicinare persone, il perché se n'è andato, magari ecco sarebbe già qualcosa, ma non mi sembra la sede adatta questa per risponderti, mi dispiace. Allora, Mauro Farina, buonasera, mi fa molto piacere. Ci vuole un po' di pazienza, ma le cose poi arrivano. Ripeto, quello che siamo oggi lo abbiamo attratto ieri, ma ieri inteso come nel nostro passato. Quindi siate oggi positivi, oggi nel nostro presente, per attrarre domani tanto benessere. È questo quello che intendo dire.
Poi la giornata un po' negativa ci può stare, non è che quello è normalissimo, ma non deve essere l'abitudine. Allora, vedi Linny, in effetti un paio di giorni prima mi chiedevo come mai non avevo il doppione delle chiavi di casa, e infatti poi è successo che mi sono trovata nella situazione in cui avrei avuto un disperato bisogno. Forse allora te la sei chiamata. Vedi, basta pensarci un attimino, riflettere un attimino per poi vedere la sincronicità. Quindi siamo quasi sempre noi a far avverare i nostri pensieri. Joelena, io chiedi, non sono un esperto di numerologia, mi dispiace. Sicuramente qualcosa c'è, però non ti so rispondere. Allora, si potrebbe dire che i nostri pensieri ed abitudini sono le sinapsi con l'universo? Allora, le sinapsi mentali sono sicuramente le nostre abitudini, quello sì. Ovviamente le nostre abitudini è quello che noi rispettiamo e rispecchiamo con l'universo, quindi sì, è un buon termine. Leggere nel pensiero altrui è una sincronicità? No, è telepatia. Allora, DNA, posso chiedere il miglior metodo per attrarre soldi oppure cosa fai tu? Perché io se non guardo video dove ci sono tanti soldi o roba del genere non attraggo molto. Ma allora, non c'è un metodo migliore e peggiore. Te devi trovare il tuo metodo. A me piace tantissimo usare la visualizzazione. Visualizzazione anche sul denaro, per esempio. Poi ovviamente devo seguire il flusso, vedere le sincronicità che capitano, che arrivano e seguirle. Però quello è il mio metodo preferito. Il tuo metodo potrebbe essere ripetere mantra, vedere qualsiasi cosa, fare dei mantra tuoi anche, per esempio il 55x5, 101 desideri, ecco, trova il tuo metodo che funzioni. Prima una persona mi ha detto, quando ripeto a voce non mi si avvera, quando penso mentalmente mi si avvera. Ecco, quello è il suo metodo. Te devi trovare il tuo. La cosa che ho imparato è saper aspettare. Mi rende serena. Grazie a te, al tuo insegnamento. Grazie. Grazie a te. Grazie. Allora, Raffa, mi fa piacere. Vedrai che va tutto benissimo. Allora, comunque le sfighe sono sempre molto più veloci delle fortune. Simonetta, dipende dalla tua abitudine mentale anche questo. Per esempio, per me adesso sono più veloci le fortune, mentre mi devo impegnare molto per avere comunque sincronicità negative. Tutto è sincronicità, anche questo nostro incontro. Eleonora, grazie. Ben detto, ben detto. Buonasera. Allora, Florentina, anni con vicini con problemi mentali non li abbiamo di sicuro attratti, ma sicuramente tolgono troppa energia, sicuramente sì. Allora, però ricordiamoci sempre che abbiamo sempre la possibilità di scelta anche, quindi scelta di prendere magari un fucile a pompa, ovviamente sto scherzando. La telepatia è collegata alla legge d'attrazione, Anna. Allora, tutto è collegato. È come qualcuno una volta mi ha detto, ma cosa c'entra la meditazione con la legge d'attrazione? Tutto è collegato, nel senso, se con la meditazione trovo una pace mentale, naturalmente i miei desideri saranno più potenti, più lucidi mentalmente, quindi è collegata, per esempio. La telepatia lo stesso è un flusso mentale, è un flusso energetico. Se uno pensa bene, la legge d'attrazione si basa molto sul nostro pensiero, quindi è molto vicino anche. Allora, vediamo. Cerco di prendere qualche messaggio in qua e là per non rispondere sempre alle stesse persone. Allora. Si dice che quando hai un problema non devi alimentare col pensiero, e fin qui va bene. Ma se qualcosa di pratico, come va risolto, te ne fregheresti? Allora, sicuramente va risolto, cioè tutte le cose vanno sempre risolte, altrimenti comunque tornano, quindi bisogna vedere qual è la mentalità per risolvere anche i propri problemi. Se è una mentalità positiva, tendente alla risoluzione, se è una mentalità negativa, tendente a altre cose, quindi è sempre la nostra abitudine mentale.
ovviamente dandogli meno energia possibile. Però ovviamente ci sono alcune situazioni dove l'energia bisogna dargliela, sicuramente, però diamogli l'energia giusta, la giusta energia, non senza, per esempio, le arrabbiature sprecano tanta energia. Arrivare la sera arrabbiati ci porta a essere anche stanchi fisicamente, se avete notato è questo. Quindi bisogna avere sempre il giusto pensiero, anche per le cose negative. Allora, Ornella hai ragione, molto ragione. Allora, Elisa, per recuperare l'uso del braccio perso a causa dell'X. Allora, devi trovare una formula tua. Ripeto, io sulla guarigione ho molti video, mantra, affermazioni. Anche a te ti consiglio di vedere quel video sulle malattie incurabili e il pensiero, che è uno degli ultimi video appunto pubblicati. Potresti tranquillamente fare come feci io, visualizzazioni senza affermazioni, perché a me piace visualizzare, con il mio braccio che faceva tutte le cose che aveva sempre fatto. Io ovviamente avevo una cosa molto più leggera, però ecco, iniziare a trovare quelle sinapsi mentali per dire che il tuo braccio funziona, il mio braccio funziona perfettamente, qualcosa del genere, ecco. Poi, ecco qua, telepatia, sincronicità, legge dell'attrazione su tutti nel campo quantico, se ci colleghiamo a quanto è l'energia universale, troviamo tutto. Sì, in qualche maniera sì, hai ragione Francesca. Buonasera Mary. Sincronicità, volevo smettere di fumare, scrollando YouTube ho letto smettere di fumare ed è un mese che non fumo una sigaretta. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, ciao Mirko, buonasera, ciao, che piacere vederti, che piacere. Allora, vediamo se trovo qualche cosina. Intanto vi dico che sono le 10:02 minuti. Vi ringrazio per essere qua con me anche stasera. Ringrazio nuovamente perché ci sono persone che si sono connesse un pochino più tardi, quindi grazie e ancora buonasera a tutti. Grazie ad essere qua. Continuiamo a leggere qualche domanda. Racconta la situazione più assurda del grande. Meglio di no. Meglio di no. Assurda, di assurdo c'è tantissimo di assurdo. Di assurdo che una signora che aveva paura che gli entrassero ladri in casa e mi ha dato una villa in Sardegna per cui vivere un mese, per esempio, perché lei si doveva assentare per cause di forza maggiore e mi incontra per la strada e mi chiede se potevo vivere nella sua villa. Ecco, questa era una sincronicità molto assurda, soprattutto perché avevo chiesto io di rimanere in Sardegna per più tempo, quindi è anche abbastanza immediata, devo dire, come sincronicità. Poi Ubaldio, ascoltando i mantra a manetta ho capito che il mondo lo posso cambiare, vero? Posso cambiare io e mi incazzo molto meno. Non so se attraggo quello che voglio, però vivo meglio. È già un inizio, sicuramente un inizio. Ricordo comunque di utilizzare, questo lo spiega la PNL, la legge d'attrazione, termini sempre positivi. Quindi, per dire, incazzo è già una parola un pochino pesante, una parola forte. Ora le parolacce le dico anch'io, ci mancherebbe, però, per esempio, già cambiare il termine. Sono arrabbiato molto meno, ecco, da meno enfasi, meno rabbia da. Poi, così buono e carino scrivere o consigliare frasi positive per incrementare clienti e buone vendite. Silvia, sì, posso farlo, perché no? Volentieri. Allora, Johnny, grazie a te. Buonasera. Buonasera, mi piace ascoltare e cerco di capire, non è facile. Stefania, è più facile di quello che pensi. L'unica difficoltà la creiamo noi con le nostre abitudini, fondamentalmente è questo. Allora, un inconscio collettivo di tanti
contro il pensiero positivo di un singolo sulla stessa situazione, chi spunta? Scusate, ma ho un pochino di raschiore. Allora, queste sono domande paradossali, non sono rispondibili. È la stessa identica domanda di quando mi fecero: guarda, ci sono due persone che usano la legge d'attrazione e sono al solito incrocio, a chi gli scatterà il semaforo verde, chi passerà prima anche se tutte e due usano la legge d'attrazione? Ogni persona è responsabile della propria vita, partiamo da quell'ottica. Quindi se pensi che il subconscio collettivo sia potente, vincerà sicuramente il subconscio collettivo. Se pensi che te sei più potente di tutto il subconscio collettivo, vincerà il tuo subconscio, quindi la tua attrazione. Tutto è in base alle tue credenze. Sicuramente un inconscio collettivo è molto potente, sicuramente. Bisogna vedere quanto potenti siamo noi anche. Buonasera Mina. Allora. Dea Bea, per un unico pensiero negativo non c'è da aver paura, perché altrimenti si crea altre paure oltre a quel pensiero negativo. Non è così immediata la legge d'attrazione, c'è una latenza, quindi se ti accorgi di fare pensieri negativi puoi sempre cambiare, te ne accorgi, te ne devi accorgere. Consapevolezza, sviare l'attenzione e andare sul positivo o sulla risoluzione anche. Ubaldio, perfetto. Sono abitudini mentali anche, il parlare comunque in maniera migliore renderà le attrazioni migliori. Allora. Allora, ogni volta che vado a trovare i miei genitori mi dicono di non fumare perché sono deboluccia. Ecco. Mi consigliano anche di non prendere un gatto perché secondo loro mi darebbe fastidio la respirazione. Io non mi sento deboluccia anche se da piccolo avevo l'asma. Ma se loro continuano a dire così, può essere che attraggono l'asma che avevo quando vivevo con loro? Allora, Linni, ogni persona attrae per se stessa. Se loro ti fanno credere di essere deboluccia con l'asma, te però, non loro, te ti attrarrai l'asma. Quindi è una profezia che si autoavvera. Io ti dico che te tra un anno avrai l'asma, te ci inizi a pensare e te la attrai, ma non sono io che te l'ho creata, sei te con la tua mente, con la tua potenza mentale. Quindi, allora, vediamo. Angelica, ti consiglio di andare a vedere sia sul blog sia sul canale Eliminare persone negative, vampiri energetici, questi argomenti qua. Ci sono già le soluzioni alla tua domanda. Allora, Ileana, grazie. Buonasera, voce meravigliosa, grazie mille. Mantra de Re, bella. Molte cose positive sono accadute, mi fa molto piacere. Grazie per il vostro tempo dedicato a noi. Grazie. Allora, vediamo. Come ho detto prima, anch'io vorrei saperlo. Katiuscia, ho già risposto. Sul canale ci sono già come eliminare persone negative, come proteggersi da vampiri energetici. Quindi, se cercate bene, vedrete che sul canale c'è già molto materiale. Quindi cercate, ecco, basta cercare, sicuramente ci sono già le risposte. Allora, soffro di mal di schiena. Aurelia, mi dispiace. Allora, devo rivederla. Cosa? Questa non ho letto. Allora, intanto, dai, un pochino ci siamo. Vediamo se trovo qualche altra domanda. Grazie. Grazie a te. Ma la prossima diretta quando sarà? Gio Elena, goditi questa intanto. Per la prossima aspetteremo il mese prossimo. Ciao. Vediamo. Buonasera. Apriamo le porte alla magia che ci offre l'esperienza della sincronicità. Se sappiamo ascoltarla, può convertirsi in un'ottima guida nelle nostre vite. Massimo. Bellissimo, hai perfettamente ragione.
Le sincronicità vanno seguite, vanno capite, vanno viste. Accorgiamoci proprio delle nostre sincronicità anche passate, come ho detto prima. Cercate nel vostro passato qualche sincronicità, qualche desiderio realizzato in bene o in male e vedete le sincronicità. Prenderete così molta più fiducia nella legge d'attrazione. Forse abbiamo dei limiti mentali causati dalle abitudini errate. Io leverei il forse, salvo. Riuscendo ad uscirne fuori saremo sulla strada giusta? Assolutamente sì. Questo canale YouTube è puntato alla crescita personale. Io faccio sedute di crescita personale. Più cresceremo, più elimineremo credenze limitanti, paure, tante cose, più puliremo il nostro passato e più andrà meglio, più le attrazioni automatiche saranno migliori. Quindi è proprio questo. Più aumenterà la nostra autostima, il nostro amor proprio e più le nostre attrazioni saranno già migliori, senza chiedere. Perché comunque un conto è chiedere voglio soldi, voglio soldi, voglio soldi e farsi un mantra. E un conto ed essere dentro di noi talmente con un'autostima bella e sana e capire che il nostro tempo ha un valore inestimabile e questo valore inestimabile l'universo lo sente e ti ripaga in qualche maniera. Questa. Gio Elena, ho sul canale anche come vendere la casa con legge d'attrazione. Ho fatto video un po' su tutto, quindi ti consiglio di vedere anche quel video. Cristina, vivere nel qui e ora. Bravissima, proprio questo, anche questo. Leandro, di che si parla? Guarda il titolo e vedrai di cosa si parla, ecco. Per fare un corso come si fa? Mi servirebbe davvero. Alessandra, ma allora un corso, diciamo, è un po'... A febbraio feci un corso sul canale, proprio un corso gratuito per le persone del canale. E era un corso di 4 serate. La crescita personale è un percorso che inizia e non finisce mai. Questo sì. Liv, grazie. Siamo solo in pochi ad aver visto il video? Sì, mi sa di sì. Ti aumenta la fatica? No, figurati. È sempre un piacere, è sempre un grande piacere. Però effettivamente se posso rispondere dicendo guardate i miei video faccio prima, nel senso sul canale, il canale inizia a essere a distanza di 2, 3, 4 anni molto completo. Quindi abbiate quei 5 minuti, 10 minuti, comunque io faccio video molto corti, quindi potrete utilizzare bene il vostro tempo, in quei pochi minuti ci saranno risposte alle vostre domande, però dovete impegnarvi un pochino. Questo è anche legge d'attrazione, azione, fare delle azioni per migliorare, altrimenti rimaniamo a chiedere con un mantra ma poi siamo sdraiati su un divano, sul letto. E l'azione fa parte, almeno per la mia esperienza, dell'attrazione. Quando ho iniziato a fare crescita personale ho studiato tantissimo, ho praticato tantissimo, ho fatto esercizi. Anche quando dico di mettervi davanti allo specchio e fare un esercizio, sono azioni che fate per migliorare la vostra persona, la vostra autostima magari. Quindi però dovete agire anche fisicamente, altrimenti rimane parola al vento. Quindi almeno cercate sul canale, c'è un bel motore di ricerca e troverete tutte le vostre risposte. Lini, grazie a te. Allora, Gio Elena, è quello che dicevo un pochino prima, trovate il vostro metodo. Possono piacere le affermazioni aiutano a creare nuove sinapsi, possono aiutare mantra, le meditazioni sulla guarigione, però dovete creare un vostro metodo preferito. Ripeto, a me piace la visualizzazione, meditazione e visualizzazione, ma è un mio metodo, quindi ciò che può funzionare per te io non ne ho idea. Gabriella, hai ragione. Confermo, essere sempre attivi funziona veramente, grazie. Essere attivi, seguire le sincronicità, smuovere l'energia, perché l'attivazione comunque smuove energia.
Non ricapita, Alessandra, non ricapita, almeno attualmente non ricapita e non prevedo, ecco, che ricapiti, quindi quando ricapiterà pubblicherò, come ho fatto l'altra volta, sul canale gli avvertimenti. Maria Carmela, state lontano dai tarocchi, pregate Gesù, la Madonna, santi, pregate il Santo Rosario. Anche. Però fondamentalmente, ecco, non chiudiamo la mente. Anche la legge d'attrazione è una cosa quasi mistica, quasi misteriosa. Basta tenere la mente sempre aperta, avere una sana consapevolezza. Poi possiamo pregare Gesù, Dio, la Vergine Maria, chiunque, ma non chiudiamoci. Ha anche nuove esperienze di crescita. Crescita personale, appunto, è fare azioni anche diverse dalle nostre abitudini. Uscire dalla zona di comfort fa crescere moltissimo. Quindi, una meditazione di gruppo, che ne pensi? Stasera magari no, però datemi un argomento. Ora non sono molto calmo per una meditazione, cioè sono calmissimo, ma non abbastanza. Allora, vediamo. Alessia, credi nelle anime gemelle, negli incontri predestinati o siamo noi che siamo creati in vita, le nostre esperienze attraverso i nostri pensieri? Alessia, quello che credo io sulle anime gemelle negli incontri non è così importante. Se ci credi te, credici. Ci sono delle persone che credono molto al karma, agli amori karmici e quant'altro. Può darsi. Non ho la certezza, non posso avere la certezza come non ha la certezza chi... sono cose che, ecco, vanno vissute magari per essere convinti. Quindi dire ci credi o non ci credi è una parola troppo grande. Faccio le mie esperienze e mi tengo la mente aperta a qualsiasi credenza che mi piace. Quindi Stefano, il miglior tuo video è quello sull'Ho'oponopono, pulizia fatta in un mese, mi fa piacere, grazie. Sono già tanta roba, grazie Alessandra. Allora, perché i tarocchi no, non tutti, ma quelli che viene fuori ciao Consuela, ciao. Ogni persona ha le proprie credenze, ogni persona insegna in base alle proprie credenze, ogni persona insegna in base alle proprie esperienze e credenze, Consuelo, quindi è questo, semplicemente questo, anche la risposta di prima del pregare. Quindi, come aiutare un'altra persona? Possiamo non ricorrere alla legittimazione per altri? Rosa, anche questo è un argomento molto discusso sul canale. C'è una preghiera per aiutare altre persone, mandare energia positiva ad altre persone. Dire che la legge d'attrazione funziona per le altre persone, no. Se te sei la tua calamita che è dentro di te, praticamente, per fare un esempio un pochino più figurato, ovviamente non potrai attrarre per terze persone, visto che la calamita è puntata su di te. Sei te la calamita che attrae. Quindi la tua vibrazione è per te stessa, la vibrazione dell'altra persona è per se stessa. Ovviamente con la preghiera, io per esempio aiuto con il Reiki altre persone, faccio Reiki e con la mia energia mando amore e luce alle altre persone, dando energia guaritrice, energia positiva comunque, ma non creo l'attrazione per l'altra persona. Quindi se l'altra persona che mi chiede aiuto poi continua a fare le stesse identiche cose, magari per mal di schiena, ad esempio, ma continua a guidare 10 ore al giorno in maniera scorretta, il mio Reiki potrà dare supporto per un periodo di tempo più o meno limitato, ma poi la persona dovrà cambiare le proprie abitudini, altrimenti non servirebbe a niente. Allora, vediamo. Grazie di esistere, grazie.
Spesso usano linguaggio simbolico, quindi è necessario imparare un po' a vedere e capirle. Non è sempre tutto ciò che... infatti. Creare con Tommy, hai perfettamente ragione. Sincronicità, infatti io anche per questa live intendevo cose molto fisiche, molto visibili anche, però effettivamente c'è molto mondo anche simbolico, hai perfettamente ragione. Cerco di essere molto più, di semplificare molto, ecco. Allora, vediamo. Deborah, più sono grata di ciò che ho e più accadono cose sorprendenti e inaspettate. Focalizzarsi sugli aspetti positivi ci permette davvero di valorizzare anche le piccole cose. Bravissima. Gratitudine sempre. Allora, vediamo. Gabriella, una mattina alle 4 andavo al lavoro senza un euro in tasca, pensavo a me, ho bisogno di soldi, appena parcheggio la macchina trovo a terra tante monete da 2 euro, erano 80, cavolo. Una bellissima sincronicità, sì. Monni, grazie a te per seguire questo canale e questi video. Allora, domani 21/6, solstizio d'estate, c'è una grande potenza energetica in arrivo, connettetevi e meditate per ricevere questa meravigliosa energia universale. Grazie Francesca, è vero, è vero. Chiara Ferragni anche crede nella legge d'attrazione. E infatti, assolutamente sì. Poi non so se lei ci creda veramente, io non ho mai sentito Chiara Ferragni parlare apertamente di legge d'attrazione, però sicuramente ha un forte pensiero positivo puntato alla ricchezza, sicuramente questo. Poi che ci creda o meno, non ho idea. Poi, vediamo. Allora, vediamo se trovo qualche altra bella domanda. Un consiglio per far star zitto l'ego. Ma allora, intanto bisogna capire perché questo ego deve stare zitto. Quindi avere una sana consapevolezza. E avere un sano ego comunque è sempre una parte di noi, quindi non deve per forza stare zitto. Serve una bella crescita personale, capire quali sono le nostre aspettative di vita, qual è la nostra direzione di vita più che altro. Serve consapevolezza, tanta consapevolezza, e non c'è una bacchetta magica che ti faccia schioccare le dita e dire ego non esisti più, adesso c'è solo la mia anima bellissima. L'ego comunque fa parte di noi, fa parte del nostro essere umani, quindi deve essere sano. Per essere sano bisogna cambiare le nostre abitudini, cambiare i nostri desideri, vivere una vita più sana in generale, crescere appunto, crescere energeticamente e mentalmente. Vorrei sapere qualcosa in più di Reiki. Ioana, il Reiki è una disciplina, un'arte olistica, magari ne posso parlare, però comunque ci sono delle cose che vanno praticate. Il Reiki è qualcosa che si impara praticandolo. Praticandolo ovviamente servono delle nozioni di base e un'attivazione, quindi non ho mai fatto video riguardante il Reiki perché comunque attualmente non attivo persone, è abbastanza, è un'arte energetica, ecco, per la guarigione energetica. Raffa, come si fa per averti come vicino di casa? Allora Raffa, non ti consiglio di essere il mio vicino di casa perché io sono un musicista, faccio un casino e la voglio casa sempre molto da solo proprio perché a me piace suonare, quindi non ti consiglio di avermi come vicino. Allora, vediamo. Oddio mio, siamo alle 22:24, ho guardato adesso l'orologio, è un orario fantastico, è volata un'ora e mezzo quasi così, proprio con uno schiocco di dita, è un piacere immenso. Allora, vediamo. Francesca, mi fa piacere, secondo livello, quindi hai anche qualche simbolo già attivato. Bene, bene. Allora,
Vedi Stefano, hai già risposto alla tua domanda. Perché la sincronicità funziona perfettamente al contrario quando penso alla suocera sperando che non venga a pranzo al sabato, invece si presenta già al mattino? Se solo a rileggere, te speri che arrivi al pranzo al sabato, visto che il non, comunque le negazioni in generale non sono molto concepite. Vai all'obiettivo. Vuoi passare un bel sabato per esempio, in compagnia solo di tua moglie, non so, ecco. Devi spostare la tua attrazione. Te stai chiedendo all'universo che tua suocera sia a pranzo del sabato. Anche questo, chiedere, e bisogna saper come chiedere. Quindi ti consiglio di andare a vedere proprio i video sul mio canale di come chiedere all'universo per ricevere. È come la ragazza che mi chiedeva, guarda, io è una vita che faccio il mio mantra, non voglio essere grassa, ma sono sempre 200 kg, mi disse. Cavolo, se ti fai il mantra non voglio essere grassa, stai chiedendo io voglio essere grassa. Io voglio il peso forma, io voglio raggiungere il mio peso forma, io voglio raggiungere il mio peso forma in salute. Ecco, è quello il mantra da ripetere. Loretta, ok. Ornella, capisco. Sì, mi fa piacere Fatima. Sì, molto. Il Reiki funziona. Tanti problemi scompaiono proprio praticandolo su noi stessi, quindi lo consiglio a tutti. Allora, tanto amore Isabella, sì. C'è un libro che mi consigli? Patrizia, non so cosa hai letto, quindi te li potrei consigliare tutti. Sul canale c'è qualche recensione che ho fatto su alcuni libri, quindi ti consiglio di guardare sul canale recensioni. C'è una playlist dedicata alle recensioni. Poi, fai un mantra per i pensieri negativi. Allora, tutti i miei mantra sono puntati ai pensieri positivi, non negativi. Quindi aumentare il pensiero positivo farà diminuire direttamente il pensiero negativo. Se ti concentri sul pensiero negativo, attrai altri pensieri negativi. È un po' di matematica mentale questa. Le sinapsi vanno create sul positivo. Quindi se noti tutti i miei mantra sono puntati sempre al positivo, alla risoluzione. Per esempio c'era un mantra che una persona mi ha detto una volta, mantra per allontanare le persone negative. E tutto il mantra era puntato a dire conosco solo persone positive, conosco colleghi fantastici. E una persona mi dice sì, ma non hai mai ripetuto allontano le persone negative, perché così le attrai, non le allontani. Quindi è per quello, ecco. Più pensieri positivi avrete, meno pensieri negativi avrete. Allora, Silvana, ti leggo perché è bellissimo. Mando tante benedizioni a sto ragazzo, da quando seguo i suoi video e i suoi consigli, che la mia vita è cambiata completamente in meglio. Grazie, Silvana, ti ringrazio te. Grazie per essere parte del tuo percorso di vita. Grazie, anche se virtualmente. Buonasera, sei fantastico, fiore di loto, ma no, sono umano, però ti ringrazio. Grazie, buonanotte Francesca, sono un angelo. Se avessi le ali volerei, lo dice una canzone di Tony Atodisco nel liscio, se avessi ali volerei, però ti ringrazio. Allora, si può imparare il Reiki da soli, Federico? Allora, si può imparare il Reiki da soli. Si può imparare, ma le attivazioni te le deve fare un maestro. Tutti siamo già, ci possiamo autoguarire, tutti quanti. Il nostro flusso energetico però è un pochino più basso, un pochino meno costante. Con il Reiki si vanno a stimolare, con le attivazioni del Reiki si vanno a stimolare queste energie che fluiscano in maniera migliore. Ora ti chiedo l'iscrizione sul gruppo Facebook, ma uno pseudonimo. Francesca, non ti preoccupare, tanto ci sono gli amministratori anche che mi aiutano ad accettare, quindi vai tranquilla. Perché non ti fai vedere?
Barbara, non ne sento la necessità, è importante magari ciò che dico, non chi sono. È per questo che non mi faccio vedere. Quanti anni hai? Stesso discorso di Barbara. Allora, Gabriella ti ringrazio. Ornella ti ringrazio. Allora signori, io ho risposto a più domande possibili in questa ora e mezzo. Laura, sul canale c'è anche l'argomento sulla telepatia, quindi ti consiglio di andare a vedere il canale. Allora, detto questo, io vi ringrazio tantissimo. Siete stati fantastici, siete stati circa 300, ho visto. Quindi grazie veramente per la vostra visita, per il vostro saluto, per le vostre domande. Come dicevo prima, io non riesco a leggere tutte le domande perché sarei onnipresente e velocissimo soprattutto. Quindi se c'è qualche domanda importante che mi volete fare, potete scrivermi sulla mail dnahealth, attenzione all'H, @outlook.it, oppure farmela sui social, su Facebook dnahealth 432 o su Instagram dnahealth 432. Quindi questo sì. Joe, hai ragione, GrabVoi. Per qualcuno è un dio, per qualcuno è un ciarlatano. Ti consiglio di provare i codici di GrabVoi, visto che comunque lui li pubblica costantemente. Provali. Quello che penso io sui codici è relativo, perché comunque i miei risultati non sono stati buoni, però è una mia credenza, è una mia esperienza. Ti consiglio, visto che è semplicissimo usare i suoi codici, provarli sulla tua pelle. Ecco, detto questo, io vi saluto, io vi ringrazio per essere stati con me questa sera, questa bellissima domenica sera di giugno. Se vedete una persona con un tatuaggio con la scritta grazie, 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 toccatemi una spalla e salutatemi, perché sono io. E niente, ci vediamo a giro, ci vediamo sul canale, ci vediamo dove volete, anche nei sogni volendo. Fatima, buonanotte, grazie a te. Buonanotte ancora a tutti, grazie davvero di tutta questa compagnia di questa serata. Ci rivedremo, ci risentiremo per la prossima live a luglio, per chi di voi non sarà in vacanza magari, ma anche se sarete in vacanza accendete il cellulare e YouTube funziona lo stesso. Io che vi dico? Vi posso solo dire grazie e buona vita a tutti. Grazie, grazie, grazie. Buonanotte. Ciao.